Prima di entrare davvero nel cuore della serie, lascio sullo sfondo tutto il rumore che le gira intorno, dalle polemiche sui compensi all'interrogazione di Gasparri fino alla replica di Zero Calcare, perché qui quello che conta è la serie, non il processo mediatico. In breve, le accuse parlavano di paghe ritenute molto basse e di ritmi di lavoro pesanti durante la produzione. Zero Calcare ha risposto spiegando di essere soltanto l'autore, senza alcun ruolo nelle assunzioni o negli stipendi, di non aver mai ricevuto segnalazioni dirette e la produzione ha respinto ogni accusa. Per me la questione si chiude qui, ed è anche la prima volta che parlo di quest'autore su Alkill, e a dire il vero non sono mai stato un suo grande fan, però mi piace guardare oltre i miei gusti, mi piace esplorare cose nuove e mi sono detto che valesse la pena provare a vedere questa serie, soprattutto su consiglio del caro Leo, ovvero me romano da Roma. E ragazzi, me la sono sparata tutta in una notte. Entriamo nel merito cercando di evitare gli spoiler. Due Spicci arriva su Netflix come miniserie del 2026 e già dalla sinossi ufficiale si capisce benissimo qual è il suo cuore. Quando Cinghiale finisce nei guai con la malavita, Zero e gli altri si stringono attorno a lui per salvarlo, mentre ognuno di loro prova a fatica a tenere in piedi la propria di vita. Parte da un problema concreto, quasi semplice, e subito si apre a una domanda molto più grande, quella che prima o poi arriva per tutti. Che cosa significa davvero essere adulti quando capisci che il castello che ti eri costruito in testa da ragazzino non esiste davvero? E infatti lo stesso autore lo ha detto in modo molto chiaro: questa serie nasce da una crisi, non da una soluzione. Parla dell'età adulta, ma non come di una vittoria eroica, piuttosto come di un conto da saldare con le aspettative che avevi e che non si realizzeranno tutte. Ed è proprio qui che secondo me Due Spicci funziona meglio di tante storie sul crescere. Non ti racconta la favola del diventare grandi, ti mostra il momento esatto in cui capisci che crescere vuol dire spesso convivere con la precarietà, con i debiti, con i rapporti storti, con i compromessi, con la fatica di non sentirti mai davvero all'altezza dell'immagine che avevi di te. Non a caso la serie è stata letta da più parti come il lavoro più adulto e disincantato di Zero Calcare, una storia meno interessata a fare proclami e più concentrata sulle aspettative tradite, sulle responsabilità e sulle difficoltà di accettare che non tutto finirà come avevamo immaginato. Benvenuti in quel cazzo di caos che è la vita. La forza di questo racconto sta tutta qui, nel fatto che il problema di Cinghiale non è solo un problema di soldi, ma è il segno di una vita che si blocca nel momento in cui non riesci più ad andare avanti solo con l'improvvisazione. E a quel punto Zero non entra in scena come un eroe, entra in scena come uno costretto a guardare in faccia una verità scomoda, cioè che anche la sua generazione, quella che da giovane prendeva in giro i più grandi, oggi si ritrova dentro la stessa trappola fatta di affitti, soldi che non bastano, lavori instabili, rapporti complicati, amicizie che cambiano e quella sensazione amara di essere sempre in ritardo rispetto alla vita. Questa è una storia che parla di adulti, sì, ma non nel senso banale del pagare le bollette. Parla dell'adulto come condizione interiore, come qualcuno che per uscire deve ancora farsi la doccia, mentre a quelli che lo aspettano là fuori dice di essere già dietro l'angolo. E qui, secondo me, c'è la filosofia più vera della serie. Crescere vuol dire accettare che non esiste un momento magico in cui ti svegli e sei pronto al mondo là fuori. Secco, Cinghiale, Sara, Zero, ognuno mostra un modo diverso di soffrire, di reggere o non reggere il peso degli anni, di provare a rifarsi una vita oppure di restare bloccato nella versione giovane di se stesso. Alcuni si sono fatti schiacciare, altri si sono adattati, altri ancora hanno trovato un equilibrio fragile ma reale, e il punto non è chi vince, perché qui nessuno è davvero salvo. In questo senso la serie insiste su un pensiero semplice e durissimo. L'età adulta è una trattativa continua con il fallimento, con la paura di deludere, con il senso di colpa verso chi ti ha voluto bene, con la vergogna di non essere diventato la persona che pensavi e speravi di diventare. E infatti uno dei nuclei più forti del racconto è proprio il rapporto con gli altri come specchio di quello che sei. Non puoi più leggere tutto come una semplice questione di gruppo, di banda, di amicizia adolescenziale, perché adesso ogni scelta pesa e lascia conseguenze vere. Per questo la storia di Cinghiale non è solo il debito di uno, ma il modo in cui il debito di uno si allarga, contagia e mette alla prova tutto il mondo umano che gli sta attorno, amici, famiglia, conoscenti. La serie non cerca il
gesto clamoroso, sceglie invece la stanchezza, la paura, l'impaccio, quella sensazione per cui tutti sembrano un po' più piccoli della situazione in cui sono finiti. Perfino la malavita qui non ha nulla di romantico o affascinante, è una macchina fredda, un meccanismo che si nutre dei problemi, compra il debito, fa crescere il prezzo del disastro e trasforma una piccola faccenda in un incubo enorme. Ed è proprio per questo che Due Spicci è molto più adulta di quanto sembri, perché non ti dice che l'amicizia salva il mondo, ti dice che a volte l'amicizia serve solo a non farlo crollare del tutto. E nel mondo di Zero Calcare questo è già tantissimo. Poi se ci aggiungi un tono che riesce a stare in equilibrio tra ironia e malinconia, capisci anche perché la serie colpisce così tanto, perché non ti chiede di commuoverti a comando, ti mette davanti a una verità più scomoda, e cioè che crescere significa spesso perdere l'illusione di poter salvare tutti e imparare invece a salvare almeno qualcosa di sé e degli altri, senza fingere di essere finalmente diventati invulnerabili. Manco per il cazzo, ragazzi. Alla fine, infatti, il punto non è diventare adulti e vivere per sempre dentro una felicità perfetta, lucida e impeccabile come quella di certe pubblicità ci hanno insegnato a inseguire. Il punto è smettere di trattare la felicità come un esame da superare davanti agli altri, soprattutto davanti alle persone che ci hanno voluto bene e che in qualche modo hanno sperato per noi. Come ha osservato anche il caro Morte, quando Zero si trova davanti alla domanda della madre, va in crisi non semplicemente perché è infelice, ma perché teme che quella sua infelicità possa trasformarsi in una colpa da attribuire a lei. Ed è proprio lì che la serie raggiunge la sua maturità più grande, perché ci ricorda che crescere significa anche imparare a separare il dolore dalle colpe, senza trasformare ogni ferita in un processo contro i genitori o contro se stessi. In questo senso i rovi assumono un significato ancora più profondo. Non sono soltanto il luogo dove Zero soffre, sono il luogo dove si sente autentico, dove smette di recitare e può finalmente essere se stesso. Perché il dolore, per quanto faccia male, almeno non pretende la perfezione, non chiede maschere, non impone ruoli da interpretare. E così diventano importanti le cose più piccole, quelle che spesso passano inosservate. Entrare un po' di più nella propria vita, accettare un compromesso, fare spazio a una presenza ingombrante e rumorosa come il cane e smettere di vivere ogni contatto umano come una minaccia da cui difendersi. Per questo il finale non assomiglia a una vittoria, non è un lieto fine nel senso tradizionale del termine, è qualcosa di molto più vero. Ti lascia con l'idea che non esista una versione definitiva di noi stessi da raggiungere una volta per tutte, a cui devi tendere per forza e se non la raggiungi sei un pezzo di merda. Esiste soltanto un lavoro quotidiano, lento, faticoso e ostinato. Un continuo tentativo di aprirsi alla vita nonostante le delusioni, nonostante le paure, nonostante tutto. E forse l'età adulta è proprio questo, continuare a costruire qualcosa anche quando non sai se ti sentirai mai davvero pronto. Continuare a camminare un passo dopo l'altro senza la certezza di arrivare, ma con il coraggio di non fermarti mai. Beyond All.